possiamo vedere in questo schema, il deviatore, a differenza dell'interruttore, ha 3 morsetti: il morsetto L, il morsetto 1 e il morsetto 2. In questo schema, giusto a scopo indicativo, possiamo vedere che se il deviatore è chiuso tra L e 1, la corrente naturalmente fluirà in questo senso e il morsetto 2 risulterà escluso. Viceversa, se sarà chiuso tra il morsetto L e il morsetto 2, la corrente fluirà in questo senso e il morsetto 1 rimarrà escluso. Naturalmente parliamo di che la corrente fluirà in questo senso, ma se è corrente alternata sappiamo benissimo che cambia di segno. Un'altra nota: utilizzando solo il morsetto L e 1 o il morsetto L e 2, il deviatore può essere utilizzato come semplice interruttore. Ecco il deviatore visto dal lato morsetti. Possiamo notare il morsetto numero 2 segnato al morsetto L e il morsetto numero 1. Per spiegare bene il funzionamento del deviatore, questo è un circuito semplicissimo. Collegando una lampada sul morsetto 1, l'altra lampada sul morsetto 2 e sul morsetto L la fonte di alimentazione, il deviatore appunto devierà da L a morsetto 1 e da L a morsetto 2 il flusso della corrente. Questo è lo schema della famosa deviata. Il neutro viene collegato direttamente alla lampada, il ritorno lampada va collegato al morsetto L del secondo deviatore, la fase va collegata al morsetto L del primo deviatore e i morsetti 1 del primo deviatore e 1 del secondo deviatore, 2 del primo deviatore e 2 del secondo deviatore vanno collegati insieme. Quando i due deviatori, come in questo schema, sono posizionati entrambi su 1, la lampada si accenderà. Quando sono posizionati entrambi su 2, la lampada si accenderà. Quando i deviatori sono posizionati uno sul morsetto 1 e uno sul morsetto 2, la lampada risulterà spenta, come è facile intuire anche dallo schema. In fase di cablaggio, se i morsetti 1 e 2 vengono invertiti, non succede nulla, non vanno rispettati questi collegamenti 1 e 2. Possiamo collegare anche l'1 col 2 e il 2 con l'1. Ai fini del funzionamento non cambia nulla. Ecco il circuito realizzato in pratica. Il neutro andrà collegato direttamente alla lampada, la fase andrà collegata al morsetto L del primo deviatore, il ritorno lampada andrà collegato al morsetto L del deviatore opposto e i morsetti 1 con 1 e 2 con 2 rispettivamente tra i due deviatori, utilizzando un cavo di colore diverso per poterli riconoscere. E come possiamo vedere, la lampada può essere comandata da due punti distinti, ma può essere accesa da un punto e spenta dall'altro indipendentemente. Questo schema invece assolutamente fuori norma, e poi spiegherò il perché, da non realizzare assolutamente, ma presentato solamente a scopo didattico, prevede una variante, ovvero collegare la rete di alimentazione fase neutro ai morsetti 1, la fase ad esempio, e 2, il neutro, e collegare i capi della lampada direttamente ai morsetti L dei deviatori. Quindi quando i deviatori saranno posizionati ad esempio su 1 e 2, alla lampada arriverà fase e neutro e si accenderà. Quando invece saranno posizionati entrambi su 1 e entrambi su 2, la lampada si spegnerà. Avremmo però 4 stati, ovvero quando sarà presente ad esempio con i deviatori posizionati entrambi su 2, neutro più neutro, quindi la lampada sarà spenta. Quando i deviatori saranno posizionati entrambi su 1, fase e fase, la lampada spenta. Quando invece saranno posizionati 1 e 2,
fase neutro on, oppure 2 e 1 neutro e fase on. Il problema nasce qui, non può verificarsi questa condizione, perché in questo stato avremmo con lampada spenta comunque la fase è presente sulla lampada e questo è fuori norma. Un'altra cosa, un deviatore non è progettato per avere tra i morsetti 1 e 2 l'alimentazione, la rete, perché potrebbe anche verificarsi un corto interno e si verificherebbe un cortocircuito molto probabilmente pericoloso per l'utente. Quindi questo schema non è assolutamente da realizzare. Questa volta ho collegato la lampada ai morsetti L dei deviatori e la fonte di alimentazione agli estremi dei deviatori in parallelo. Questa è la fonte di alimentazione che va a alimentare gli estremi di un deviatore e anche dell'altro. Ho lasciato i fili di questo colore in modo per farvi vedere la differenza che c'è tra il cablaggio precedente e questo. E come potete vedere il circuito funziona perfettamente. Da una parte accendo e spengo, dall'altra accendo e spengo, accendo da una parte e spengo dall'altra, accendo da una parte e spengo dall'altra. Ma non fatelo, non è detto che un circuito, perché funzioni, sia realizzato a regola d'arte. Un deviatore non è progettato per avere una tensione ai suoi estremi, perché potrebbe verificarsi anche un cortocircuito all'interno, e poi, come ho detto parlando dello schema, avremmo la fase direttamente alla lampada e questo è fuori norma. Quindi questo è un circuito da non realizzare. Un ultimo schema che voglio presentarvi è questo, un po' fantasioso ma non fuori norma, perché comunque, come potete vedere, il neutro va alla lampada, la fase viene portata ai due estremi dei due deviatori, i centrali vengono uniti insieme e gli altri due estremi dei deviatori vanno collegati al ritorno lampada. Qualcuno dice che con questo schema si risparmia un filo durante il cablaggio. Ora, anche se dal punto di vista normativo non ha nulla di male, io lo sconsiglio, perché poi gli impianti vanno fatti in un certo modo e quando poi si eseguono delle riparazioni il tecnico si ritroverebbe di fronte a un impianto fatto male, anomalo, anche se poi dal punto di vista normativo non crea nessun problema. Ecco il circuito realizzato in pratica, possiamo vedere la fase agli estremi dei due deviatori, questo cavo grigio contrassegnato col marrone collega i due centrali e il ritorno lampada collegato agli estremi opposti dei due deviatori, il neutro alla lampada e il circuito si accende da una parte, si accende dall'altra, si accende e si spenge sia da una parte che dall'altra. Un saluto a tutti da Mr. Volt.